Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi reagiamo a Diana Ankudinova. Su vostro consiglio, siccome io per ora ho ascoltato sue esibizioni più o meno contemporanee, cioè dai 20 anni in poi, voglio andare ad ascoltare qualcosa che invece ha cantato quando era molto più giovane. In questo caso mi avete consigliato Recenca, che credo la traduzione italiana sia Il fiume, che ha cantato quando aveva 14 anni, nel talent show dove ha cantato altre canzoni che l'hanno fatta scoprire al mondo in pratica. Sentiamo un po'. Allora, suoni decisamente tribali, questa deve essere una canzone tradizionale, ovviamente abito bellissimo, presenza scenica. Avete visto come sta ondulando queste noti, queste ultime 3 note? Sembra una cosa facile, ma intanto ha 14 anni e lo fa perfettamente. Andiamo avanti. Моя реченька, ты течешь. Avete sentito che passaggio di registro? Cioè è passata da un registro, diciamo basso, sì basso per lei, per una donna, a una voce molto più alta in un attimo, senza sbagliare tonalità ovviamente. Eccezionale. Да не улыбнешься. Ой, да ты дитя, да мое дитятко, да ты чего сидишь? Intanto l'espressività, cioè a quell'età lì essere così espressivi sul palco e così in confidenza, se vogliamo, non è normale. E poi avete sentito questi suoni che sono un po' suoni tipo yodel, li fa molto bene ovviamente, li faceva già molto bene a quell'età evidentemente. Andiamo avanti. Да не улыбнешься. Ой, подруженьки, да мои милые. Ой, да ничего ко мне радоваться. Ой, да ничего ко мне улыбаться. У нас Scusate un attimo, ovviamente ottimo pezzo questo. Avete visto anche la scenografia? Come ho già detto in altri spettacoli, diciamo della TV russa in questo caso credo, scenografia semplice perché è vero che abbiamo il fumo in basso, però più che altro è l'abito suo, l'abito dei ballerini e soprattutto, scusate un attimo, e soprattutto diciamo le luci e le immagini proiettate, ovviamente. Quindi ottimo da questo punto di vista. Torniamo dietro su un attimino perché ho tagliato metà questo pezzettino. Vedete? Il fumo che crea questa atmosfera di base, una piccola scenografia fatta di assi di legno che imitano ovviamente il pontile su un fiume e poi luci, eccetera. Scusate di nuovo. Ok, andiamo avanti. у нас коней то полон двор. Агусето, 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 полна горница. Нет у меня отца матери, некому меня благословить стать. Avete visto di nuovo yodel,
Prima ha fatto quella discesa ovviamente vertiginosa, no? Come si fa col pianoforte, no? Che si parte dalle note alte fino a quelle basse, ma lì si sente ogni passaggio da una nota all'altra. Questo invece è una nota unica, ha visto la sua estensione vocale, è lunghissima questa discesa. Poi lo yodel fatto a questa velocità, ottimo. Infatti avete visto che i giudici hanno pigiato il bottone tutti insieme alla fine, convinti che la musica fosse già finita all'improvviso. Erano stati talmente rapiti dall'esibizione che hanno dimenticato di pigiare il bottone, invece ce n'è ancora un pezzettino. Моя реченька, ты течешь, да не колыбнешься. Niente da dire. Ottima esibizione, allora perfetta. Poi a quell'età mi sembra incredibile, scenografia ottima. Ed ora però veniamo alla chicca che vi ho promesso a inizio video. Per chi ha resistito fino adesso, cercando il brano, il video da vedere per questa recensione, ho cercato nel canale YouTube di Diana e ho trovato un piccolo estratto di questa canzone fatta poco tempo fa da lei, così vediamo la differenza di come la canta ora, anche se è improvvisata ovviamente, però sentiamo un po', sentite un po', vediamo. Eccolo qua. Ты река, моя реченька, ты течешь, да не Ovviamente avete visto come la voce adesso è più piena, più matura perché lei è cresciuta, quindi sia fisiologicamente è cambiato, è cresciuto il suo apparato vocale, sia lei ha studiato ovviamente, però ovviamente la tecnica ce l'aveva già allora. Però avete sentito che effetti che ha a oggi come oggi, che effetti ha la sua voce, che sono sicuramente aggiunti rispetto a un normale cantante, perché sono effetti che uno si aspetterebbe che vengono aggiunti dopo in post-produzione, invece sono piccoli lavori sì, di correzione vocale, di movimento tra una nota e l'altra, di lievi stonature volute che lei sa fare perfettamente grazie alla sua tecnica e alla sua straordinaria capacità vocale. Grazie per essere stati con me, vi aspetto nei commenti, suggeritemi altre esibizioni, condividete se vi è piaciuta l'esibizione, mettete like, iscrivetevi al canale e vi aspetto nei prossimi video. Ciao a tutti!